Amici di Battista74, buongiorno. Oggi vi parliamo di SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2. Un mouse da gaming wireless veloce e pensato per chi gioca spesso. Non è un mouse economico perché il prezzo si aggira attorno ai 109 euro, però è molto più curato rispetto ad altri mouse da gaming base. Noi l'abbiamo testato con un notebook gaming e molti giochi. La prima cosa che si nota è il peso, circa 68 grammi. Aerox 3 Wireless Gen 2 è leggero, rapido nei movimenti e facile da gestire nelle sessioni più veloci. La scocca traforata aiuta a ridurre il peso, però divide, può piacere tanto oppure può non convincere chi preferisce superfici chiuse. La forma è bassa e compatta, funziona bene con presa claw o fingertip, mentre chi usa una presa palm completa potrebbe desiderare un mouse un pochino più pieno. Per quanto riguarda l'esperienza in gioco, i movimenti rapidi sono fluidi, i cambi di direzione restano facili e il polso si affatica meno rispetto a modelli più pesanti. Nei movimenti più controllati il sensore resta stabile e la mira si gestisce bene. Si apprezzano la scorrevolezza e la risposta dei click ed infine viene anche fuori la qualità del pulsante, click secco, regolare ed immediato. Quindi non è solo un mouse per gli FPS, anche se nei giochi rapidi rende meglio. Il sensore è il TrueMove 26K con DPI fino a 26.000, il numero è alto ma nella vita reale non serve giocare sempre a sensibilità estreme. Quello che si nota è la stabilità del tracking, il mouse segue bene la mano senza movimenti sporchi o ritardi evidenti. La connessione 2.4 GHz è quella da usare per giocare, è rapida e stabile, c'è anche il Bluetooth, utile per notebook, produttività e uso quotidiano. In più si può usare anche via USB-C, soprattutto quando bisogna ricaricarlo. Con SteelSeries GG si regolano DPI, RGB, profili, tasti e pooling rate. Il pooling può arrivare fino a 4000 Hz, ma va usato con criterio. Con un hardware adeguato può dare una risposta più diretta, però riduce l'autonomia. A 1000 Hz il mouse resta già reattivo e offre un equilibrio migliore. In Bluetooth può arrivare fino a 200 ore, mentre in 2.4 GHz può arrivare fino a 120 ore. Con pooling a 4000 Hz invece si scende intorno alle 35 ore. Tuttavia ha delle limitazioni, perché manca uno spazio interno per il dongle, quindi chi si sposta spesso con un notebook può trovarlo molto fastidioso, ed inoltre ha solo due tasti laterali, quindi per chi gioca a giochi di macro o MMO può risultare un po' limitante. In conclusione è un mouse preciso, veloce e versatile, si comporta bene nel gaming ma anche nell'uso quotidiano grazie appunto alla sua leggerezza. Non è proprio il più economico, però è uno dei mouse più completi che abbiamo provato finora. Con questo abbiamo concluso, un saluto da Edo per Battista 70.